Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Visto il discreto numero di visualizzazioni che il video sulla Banshee ha ottenuto, per chi non lo avesse già guardato lascio il link qui sopra, ho pensato di realizzarne un altro su questa figura leggendaria del folklore irlandese. Nello specifico ci focalizzeremo sui videogiochi e sui media dove in qualche modo fa delle comparse, viene menzionata o c'è qualche riferimento. Prima di iniziare però ricordo a quelli che non l'hanno già fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Banshee è un film del 2006 diretto da Kari Skogland e con protagonista Taryn Manning. La trama non presenta elementi fantasy, si tratta soltanto di un film d'azione e avventura. Il riferimento alla creatura leggendaria è solo indiretto, in quanto Banshee è il soprannome che viene dato alla protagonista, per via della sua abilità di sfuggire alla polizia. Banshee e la città del male è una serie TV statunitense del 2013, creata da David Schickler e Jonathan Trooper. Il protagonista, di cui non viene menzionata l'identità, è un criminale che ha da poco scontato 15 anni di carcere a seguito di un tentativo di rapina finito male. Si mette alla ricerca della sua ex amante e complice raggiungendo Banshee, una piccola città fittizia della Pennsylvania. Anche in questa serie non c'è la presenza della creatura leggendaria, ma il nome fa riferimento indiretto al male nascosto all'interno di una cittadina apparentemente tranquilla. I Siouxsie and the Banshees sono stati un gruppo musicale britannico formato dalla cantante Siouxsie Sioux e dal bassista Steven Severin. La band ha iniziato a suonare le prime canzoni a Londra nel 1976 e si è sciolta 20 anni dopo nel 1996. Da sempre sono considerati uno dei pionieri del genere post-punk. Inizialmente associati alla scena punk rock inglese, si sono evoluti velocemente per creare, secondo una citazione del quotidiano londinese Times, una forma di post-punk dissonante, completa di audaci sperimentazioni ritmiche e sonore. Lo stesso Times, inoltre, li ha descritti come uno dei più audaci e intransigenti avventurieri musicali del periodo post-punk. A diversi veicoli, sia reali che immaginari, viene dato il nome di Banshee. Ad esempio, uno dei quad della società giapponese Yamaha, prodotto in serie dal 1987 al 2012, viene chiamato proprio così. Nella serie di videogiochi di Grand Theft Auto, Banshee è un'auto sportiva a due porte che può essere guidata dal giocatore ed è una delle più veloci dell'intera saga. A seconda del capitolo, la sua fisionomia prende spunto dalla Dodge Viper o dalla Chevrolet Corvette. Nella saga di Halo, Banshee è il nome di un velivolo monoposto utilizzato come mezzo offensivo aria-terra per bombardare la fanteria nemica. Nel videogioco Quake 4, una delle creature aliene nemiche viene denominata Iron Maiden, anche se non ha niente a che vedere con il gruppo musicale heavy metal. Si tratta di una figura femminile che presenta sia parti organiche che robotiche, in grado di muoversi fluttuando nell'aria e tramite teletrasporto. Il braccio sinistro è armato di un lanciamissili, mentre il destro termina in una sorta di lama. Oltre a ciò, è in grado di stordire il giocatore e i suoi alleati con un potente urlo sonico. Questa sua ultima caratteristica in qualche modo la collega alla creatura leggendaria, anch'essa nota per le sue altrettanto potenti grida. Nel videogioco Fable 2, le Banshee fanno parte della schiera di nemici che il giocatore incontra e infestano principalmente le zone paludose. Sono anime di donne cadute nell'oscurità per colpa dell'avidità altrui e da vive erano state trattate molto male. Appaiono come delle sagome umani fluttuanti, incappucciate e coperte di stracci. Le loro urla e frasi sono mirate a deprimere quelli che le sentono, riempiendoli degli orrori del loro passato.
Nel videogioco Mass Effect 3, le Banshee sono creature sintetiche composte da parti organiche e cibernetiche e si trovano al comando delle forze d'assalto dei razziatori. Possono teletrasportarsi sulle brevi distanze per muoversi rapidamente, afferrare i nemici per impararli con le loro mani e sparare delle cariche di energia per colpire i bersagli che si trovano a una certa distanza. Ogni tanto, durante un combattimento, emanano delle urla fastidiose. E sempre per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, Banshee è uno sparatutto a scorrimento verticale del 1994, sviluppato per la piattaforma Commodore Amiga 1200. Il nome si riferisce al velivolo da caccia che viene controllato dal giocatore. In un episodio della serie a cartoni animati degli anni 80 Filmation Ghostbusters, intitolato appunto Abbasso la Banshee, i protagonisti si trovano alle prese con una creatura della dimensione dei fantasmi, inviata sulla Terra da Malefic. Qui la Banshee, con le sue urla, è in grado di generare temporali e acquazzoni talmente potenti da abbattere le linee di telecomunicazione. Per fermarla, Zack, Eddie e Grunt dovranno chiedere aiuto a un folletto dell'arcobaleno. Infine, il numero 621 della serie a fumetti Zagor si intitola Il grido della Banshee. Nel viaggio di ritorno verso Darkwood, Zagor e Chico si imbattono in una famiglia di immigrati irlandesi, a cui chiedono ospitalità. Si ritroveranno però coinvolti in un'oscura vicenda legata alla vendetta di una setta di uomini mascherati, chiamati i Servi di Crom. Ecco, questi erano alcuni riferimenti, diretti o indiretti, delle creature leggendarie del folklore irlandese. Alcuni li ho trovati tramite ricerca nel web, altri sono stati menzionati nei commenti del precedente video, e per questo ringrazio personalmente i suggeritori. Di quello che riguarda l'episodio dei Ghostbusters invece avevo un ricordo personale, in quanto da ragazzino seguivo spesso quella serie. Con questo direi che è arrivato il momento di salutarvi. Come sempre vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video. Se conoscete qualche altro riferimento o curiosità potete scriverlo nei commenti. E se non volete perdere i prossimi aggiornamenti iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche.